Amici del Portale del Verde, eccoci qui a parlare di loro, delle foglie. Allora, quanto sono belle in giardino, io le adoro, soprattutto le piante come quella che ho qui dietro, la parrocchia persica, che ci regala queste colorazioni magnifiche in autunno. Quanto le foglie a terra possono creare grandi problemi, soprattutto per chi come me abita in campagna. Le possiamo utilizzare per andare a pacciamare, per dire le radici di piante. Facciamo un esempio su tutte piante mediterranee come la Bougainville. Io ci sono dei video di cui vi lascio anche nella descrizione il link, dove vado proprio a salvare letteralmente la vita della Bougainville grazie a queste foglie. Viene messo un grande strato sull'apparato radicale, sopra l'apparato radicale, e questo consente a chi vive come me al nord di poter avere in giardino delle piante appunto mediterranee. In tutti gli altri casi le foglie, tranne qualche giorno appunto che è bello vederle a terra, poi il consiglio è sempre quello di andare a raccoglierle. Perché? Perché sotto alle foglie, possiamo vedere qua, vedete com'è verde l'erba? Quest'erba così verde è rimasta verde perché questa coltre molto spessa di foglie permette all'erba sotto di avere quei 2, 3, 4 gradi in più, ma soprattutto di non prendere direttamente le gelate. E questo succede sia per l'erba, ma succede anche per gli animali. Quindi qui sotto, se io non porto via tutte queste foglie, quando arriverà la primavera troverò delle brutte sorprese, ovvero delle grandi gallerie sotto, ma soprattutto delle tane di tutto, di topi, arvicole, talpe. Perché? Perché questa diventa veramente come fosse una grande termocoperta e quindi l'animale giustamente cerca riparo per il freddo e questo diventa veramente un grande problema. Quindi gli alleati chi sono? Rastrello di ferro, con questi dentini qui lo possiamo anche allargare se vogliamo fare un lavoro ancora più veloce. E poi il sacco, sacchi ce ne sono di diversi litraggi, questo è quello che secondo me è più comodo. Qui ci sta veramente una quantità enorme di foglie, le foglie vanno raccolte e poi vanno smaltite. Se avete la fortuna di avere una grande compostiera dove poter fare del compostaggio domestico, benissimo, e se no vanno portate in discarica. Un altro grande alleato che consiglio se avete tante piante con le foglie, anche per poterle, come vedete qui io le ho raccolte tutte in un angolo e poi dopo con il sacco le vado a raccogliere. Per spingerle qui, anziché farlo tutto con rastrello, si fa con un grande soffiatore con batteria al litio. Questa è della Ego Power e mi trovo benissimo, sono degli strumenti eccezionali, fanno anche poco rumore, non abbiamo il problema del filo, non abbiamo il problema dell'accensione, perché con la batteria al litio, guardate, basta staccare qua e noi siamo pronti all'uso. Queste tra l'altro sono intercambiabili, possiamo utilizzarle su vari attrezzi da lavoro, come potrebbe essere il decespugliatore piuttosto che la motosega, eccetera eccetera. Quindi questo ve lo consiglio vivamente. Però ecco, di base si parte col rastrello e con il grande sacco. Questi li considero veramente degli aiutanti insostituibili per la nostra passione per il giardinaggio e per la manutenzione del nostro giardino. Quindi adesso vi faccio vedere un attimino in poco tempo quante foglie riusciamo a raccogliere. Guardate in un attimo, Ecco una cosa, quando il sacco sembra pieno basta andare a comprimere un po' e ce ne stanno veramente un'infinità. Vedete come si fa spazio in fretta e poi andiamo a riempire. E voilà! Come vedete in un attimo si riescono a raccogliere veramente una grande quantità di foglie. Ricordate, è fondamentale per la salvaguardia del nostro tappeto erboso, se no in primavera vi troverete veramente un campo minato, tutto fatto ondulato, perché ci sono tutte le gallerie sotto, ma soprattutto avremo in giro per la nostra casa e nel nostro giardino un sacco di roditori. Se questo video vi è piaciuto, come sempre un pollice in su, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!